E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Sono venuto qui oggi a Rusty Creek con il mio amico Sergio. Ciao! Per andare a coltivare le ghiaie sperarifere dietro questi grandi massi. Qui ero già venuto col mio amico e compare Luca Calabrese proprio per cercarvi l'oro e qualche gemma preziosa in questi sedimenti. L'idea è che questi massi non sono altro che dei freni naturali alla corrente del fiume durante le piene idriche. E di conseguenza lungo questa punta, vedete, c'è un grande ammassamento di massi di grandi dimensioni. Scusate il gioco di parole tra massa e ammassamento, ma rende molto l'idea. Quindi quello che andremo a fare è estrarre questa ghiaia. Qui è un caso in cui l'ho già estratta la scorsa volta, dove ho capito che vi potesse essere dell'oro, e abbiamo riscontrato la presenza di circa 3-4 pezzi a piatto, e via via andremo a rimuovere questi massi chiudendo il buco retrostante e a lavare le ghiaie nel fiume accanto che noi abbiamo chiamato Rusty Creek. Andremo a utilizzare anche due canalette, la mia col tappetino Dream Mat e questa autocostruita da Sergio. Iniziamo quindi i lavori. Ora, oggi, a parte la ricerca dell'oro, voglio anche insegnarvi qualcosa riguardo la ricerca delle gemme o delle pietre preziose. Ricordatevi che le rocce non sono altro che composte da uno o più minerali. Tendenzialmente queste rocce, man mano che ci allontaniamo dalle montagne, si riducono in dimensioni. Per quanto riguarda invece le pietre preziose, tendenzialmente io parlerò di pietre dure. Alcune di queste saranno solamente da collezione, altre potrebbero essere lucidate attraverso la cabbottonatrice, faremo qualcosa anche a casa su alcuni video in futuro, e solamente una minima parte potrà diventare veramente delle gemme sfaccettate attraverso la sfaccettatrice. Fare ricerca di gemme, come vi ho già spiegato in alcune lezioni, non è nulla che più facile rispetto a cercare l'oro, perché si utilizza setaccio. Invece di scartare setacciato a caso, si posiziona lateralmente su una superficie piana. In quest'ottica io ho utilizzato questo masso come superficie piana, e andando a setacciare il contenuto qua dentro, i minerali più pesanti e densi andranno al fondo. Quindi prendendo e ribaltando li troverete qua sopra in superficie. Qui io ne ho già trovati un paio. Quindi c'è ad esempio un quarzo che è un po' lattiginoso, ma potrebbe avere delle porzioni limpide al proprio interno. C'è una piccola serpentinite che mi piaceva molto per il colore, e qui c'è invece un'altra roccia che potrebbe essere riconoscibile a un metagabbro, ma è abbastanza trasparente, potrebbe essere anche una giada in questo caso. Perché andare a scartare le ghiaie che avete setacciato? Cercate all'interno se vi fossero delle pietre colorate, piuttosto che molto dure, dense. Logicamente ci vorrà qualche base di geologia, ci vorrà magari un libro per quanto riguarda il riconoscimento di rocce, ma io vi darò qualche consiglio qua sotto anche nei commenti. Trovate qualche libro anche sul mio shop di Amazon. Con Sergio stiamo continuando a scavare in questa località. Questo masso fatto da freno probabilmente alla forza impeto dell'acqua durante le piene. Questa ghiaietta qua dietro l'abbiamo setacciata preventivamente, abbiamo riempito un po' questo cabasso, il mio secchiello e il secchiello di Sergio. La canaletta che ha costruito Sergio è fatta nient'altro con della lamiera piegata. C'è un imbuto all'inizio e poi ci sono dei tappetini che ha comprato al self della macchina. Ci sono ancora diversi cambiamenti da fare, però visto che Sergio ha appena iniziato a cercare l'oro, è un'ottima canaletta per iniziare questo tipo di ricerca. Anch'io per primo a casa ho una trentina di canalette autocostruite, alcune funzionano meglio di altre, e sia chiaro, poi alla fine ci si affeziona su pochissime, e ognuno di questi strumenti ha dei pro e dei contro. Sta al cercatore capire quali mettere via via che si costruiscono nuove canalette che rendano sempre più veloce il lavaggio, ma al contempo senza perdere oro. Dal piano di carico la ghiaia va a sgrossarsi lungo queste trappole, e queste celle quadrate, in questo caso sono rettangolari,
vanno in teoria a intrappolare i minerali più pesanti, offrendo un attrito sul fondo. Saremo capaci di trovarvi un po' dell'oro qua? Vedete che qua finisce un tappetino e ne inizia un altro. L'ha inserito sotto e l'acqua non lo porta via. Però vedete che qua fa questo accumulo un po' anomalo. E anche qua sotto fa un altro accumulo abbastanza anomalo. Idealmente quello che avrebbe dovuto far Sergio probabilmente era montare o un tappetino unico in pezzo unico su tutta la canaletta e non farne 2-3 stralci. Dove farò vedere, le trappole sono pienissime, tele pesante. Va molto bene, quindi sta funzionando bene. Allora, ragazzi, risultati da mattinata abbastanza deludenti, abbastanza deludenti. Avevo pattuito circa dalle 30 alle 50 pagliuzze. Alcune erano abbastanza belle, diciamo che 5-6 avevano il millimetro di diametro, però su 30 litri diciamo un po' poco. Quindi nel pomeriggio abbiamo deciso io e Sergio di scavare qua dietro questo grande masso che ha fatto da freno, da trappola. Poco prima avevamo scavato proprio a valle lì, abbiamo trovato pochissimo oro. Speriamo qui di trovarne un po' di più. Vedete, abbiamo messo la sua canaletta inizio e la mia col Dream Met a valle. La mia è più satura in sedimenti perché lavora nelle condizioni dell'altra canaletta. Ogni trappola tendenzialmente ha una sua velocità dell'acqua per funzionare. Come vedete, nel momento in cui Sergio vuota sedimento, il sedimento va a finire nella canaletta e le trappole iniziano a concentrare sedimenti pesanti. Dopo vi farò vedere che queste trappole contengono dei granuli che sono in continuo movimento. L'oro è pesante e rimane intrappolato. Risultato, le trappole di Sergio si puliscono abbastanza in fretta, le mie invece rimangono più intasate i sedimenti. E allora voi vi starete chiedendo perché Matteo hai messo quella canaletta messa in quella maniera dopo quella di Sergio? Sostanzialmente è uno stress test. Portare uno strumento in condizioni limite per vedere se funziona ancora adeguatamente o meno. Ulteriormente se la mia canaletta in quelle condizioni cattura quel qualcosa che Sergio ha perso. In sostanza è un po' una sfida con me stesso e gli strumenti per porli in contesti sbagliati e vedere come reagiscono. In ogni caso, anche se le trappole del Dream Met sono abbastanza sature in sedimenti, quella appare il tappetino, quindi potrebbe ancora funzionare adeguatamente.
Allora, Sergio ha perso solamente 2 pagliuzze d'oro, veramente microscopiche, sono molto soddisfatto. Canaletta di Sergio, seconda turnata. Shaking per far andare un po' di oro al fondo. Si spera tutto d'oro al fondo. Ciao ragazzi, abbiamo trovato qualche pagliuzza. Speravo sinceramente di arrivare intorno ai 300. Neanche lontanamente. Quest'anno abbiamo già capito che la quantità non è il nostro forte. Però Sergio ha trovato una fantastica pagliuzza, quella più grossa in questo Rio, e qui di conseguenza siamo soddisfatti da puntista collezionistico, se così si può dire. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, cliccate la campanella e io Sergio penso che ci vedremo al prossimo video con voi. Ciao ragazzi!